Siamo pronti pure questa volta? Non lo so se siamo pronti pure questa volta come al solito. Benvenuti sempre a tutti. E questa è la puntata numero, pure qua, non lo so, sono passati troppi mesi, aiuto. Numero 20, penso, se non sbaglio errato, Sì. dell'Arco del Leone. Sempre qui presente il vostro Nike. Vediamo se risponde stavolta. Dresna, buonasera a tutti e a tutte, della pagina Guild Wars 2 Italia, pessimismo e fastidio. Hello a tutti. Allora, questa volta andiamo a fare un amo un po' sui generis. Cioè, nel senso, invece di rispondere a delle domande che di solito comunque ricevevamo, questa volta è arrivato un argomento un pochettino un po' più stringente e anche un po' più pesante, se posso dire, forse da un certo punto di vista. Noi ovviamente lo tratteremo in maniera molto leggera e molto tranquilla, sia ben chiaro. Non pensiamo di essere i game designer della situazione, non siamo i professionisti della situazione, però vogliamo spiegare un argomento Certo. che è un pochettino un po' caldo, un po' nella community degli MMO e che si riferisce molto a Guild Wars 2. E quindi Certo. verrà una puntata un po' monotematica su un argomento. Però, visto le tante richieste, è giusto mettere un po' di chiarezza, ecco. Assolutamente, bisogna mettere un pochettino il punto della situazione, perché certe volte sono negli anni tornate sempre le solite condizioni, insomma, alla luce, che ci portano comunque a dire ma cioè, questa è una cosa che dovresti sapere dall'inizio del gioco, cioè giochi a Guild Wars, questa informazione tu dovresti già saperla realisticamente parlando, perché vieni anche qui dopo una settimana, dopo un mese, ma sono arrivate persone anche dopo anni e fai questa domanda non comprendendo, cioè, che Guild Wars 2 fa parte di una, diciamo, una categoria a parte di MMO rispetto a quello che gli altri propongono. Categoria è un po' una parola un pochettino forte realisticamente parlando, però ce l'ha un qualche riferimento. Adesso andiamo ad analizzare la situazione. Questa, diciamo, era solo una cappella introduttiva. No, certo, va detto che comunque Guild Wars 2 si differenzia per alcune caratteristiche bene o male dal 90% dei titoli del genere MMO, quindi è giusto andare a guardare queste caratteristiche e ecco, ad analizzarle. Ok, e vuoi introdurre tu, Dresna, l'argomento, che magari io parlo sempre troppo come al solito, quindi... No, oggi questa puntata dell'ama, cioè sappiamo, cioè nel senso di chiedeteci tutto, oggi non lo faremo, ma e non nel senso dell'ama, quell'animale strano andino che sputa in faccia alla gente. Comunque, in questa puntata dell'ama andremo a parlare della progressione. L'argomento molto Che caro. molto caro, e la progressione che può essere di diversi tipi, e infatti, come dicevo prima, su Guild Wars 2 è diversa rispetto a molti titoli del genere, quindi io direi di andare ad approfondire questo tema e capire anche perché può piacere Guild Wars 2 a molte persone e invece per altri può essere un prodotto che non fa per loro. Sì, cioè, ma proprio Non per come è costruito. perché... Sì. Com'è? Come proprio per come è costruito Guild Wars 2 può essere un prodotto che Sì, esatto. può non piacere, insomma, no? Esattamente. Cioè, non tutti i videogiochi Esattamente. piacciono a tutti, diciamo, e questa è un po' la condizione alla base sempre. Certo. E quindi niente, possiamo Sì, possiamo partire. allora, diciamo, no, in generale, molti MMO, ma anche molti videogiochi in genere comunque, no? Hanno sempre una struttura, non dico simile, ma comunque che molti ricorderanno, cioè sapranno riconoscere abbastanza facilmente. Cioè c'è un personaggio, i giocatori partono da un livello di solito base, un livello 0, un livello 1, mano a mano avanzano nel tempo, crescono, aumentano il proprio livello, la propria esperienza, acquisiscono dell'equipaggiamento, l'equipaggiamento diventa più potente. Una volta che tu prendi il pezzo più potente, ovviamente di quello vecchio non ne fai più nulla, quindi semplicemente lo butti o lo vendi a quel punto, non è che ci puoi fare niente. E anche poi quando arrivi al livello massimo, però ovviamente magari dici io non ho il pezzo più potente, quindi anche se il livello è raggiunto, tu dici vabbè, ma io voglio comunque il pezzo che mi dia statistica migliore per quello che voglio fare, per massimizzare il danno, le cure, quello che può essere, insomma. E poi, visto che comunque questo procedimento di solito negli MMO specialmente è molto lungo,
dici io voglio comunque farlo più velocemente possibile, voglio anche, che ne so, ripeto gli stessi compiti, ammazzo gli stessi mostri, eseguo sempre le stesse missioni nella maniera più ottimizzata possibile per cercare di velocizzare questo processo che comunque di solito è molto Esatto. lungo, specialmente negli MMO è ancora più lungo rispetto a quello che magari su un RPG tradizionale, no? Sì, E esattamente così. questo processo però che tutti diranno, sì, vabbè, cioè, tutti i videogiochi ce l'hanno questa cosa, non è che mi stai raccontando niente di diverso. Questa progressione del personaggio, del livello di equipaggiamento è una progressione che viene definita come verticale. Quindi, nel senso, c'ha un nome, Esatto. realisticamente parlando. È normale vederlo. Molti diranno, è una cosa, cioè, che non ci racconti nulla di nuovo. Però è proprio qua che Guild Wars entra, diciamo, un pochettino, non dico a gamba tesa, ma comunque cambia un pochettino l'approccio alla Sì. discussione. Cambia un pochettino l'approccio. E io penso che tutti gli MMO, realisticamente parlando, con questa, ripeto, progressione verticale, li si vedono in giro. Cioè, se parliamo per esempio di WoW, se parliamo per Certo. esempio, non lo so, di un Final Fantasy, tutti hanno questo stile di progressione. Quindi, se approcciate a Guild Wars, probabilmente, o comunque avete mai sentito parlare di un RPG di qualsiasi natura, probabilmente penso lo conoscete. Non credo di dover spendere altre parole. Non so se vuoi dire qualcosa in più sulla progressione Ma verticale, guarda, Lesnar. la progressione verticale ha anche una caratteristica che non si ferma con le patch, ovvero ad ogni patch va avanti. Certo. Bisogna riprendere questa progressione, mentre invece ci sono altri approcci che vedremo, che dibatteremo presto. Perché ad ogni patch, in una progressione verticale, l'equipaggiamento che avevi, come dicevi, va, non dico buttato via, ma quasi, e te ne servirà altro dell'altro molto più potente per affrontare le missioni o i boss di solito di contenuti stanziati come i raid, che sono sempre più grossi, sempre più potenti e quindi hanno bisogno di appunto questo equipaggiamento per essere affrontati. Lo posso fare con il vecchio equipaggiamento? Assolutamente no. E questa ha anche un'altra caratteristica, secondo me. Sì, sì, assolutamente. Cioè, questa cosa piace a molti, sia ben chiaro, cioè, non stiamo dando Certamente. un giudizio dal punto di vista anche, diciamo, personale, ci mancherebbe, ognuno l'approccia in maniera diversa. E, però, ripeto, non è l'unico No, sistema di fare le cose. E quindi, ecco, è quello Guild più Wars famoso forse, è quello più famoso. sicuramente è quello più famoso, Sicuramente. sicuramente. Qualsiasi videogioco, ma ripeto, neanche i videogiochi più antichi possibili, alla fine comunque avevano questa possibilità. Cioè, lo stesso fungo di Super Mario è una progressione a tutti gli effetti verticale, invece di avere un punto vita ne hai due. Quindi, cioè, stai Certo. aumentando il tuo livello, stai aumentando la tua potenza, stai resistendo più danno, quantomeno. Cioè, non è che stiamo parlando di solo RPG e solo MMO, stiamo parlando di un sistema proprio tradizionale dei videogiochi, da tempo. Non Sì, stiamo parlando di niente. permea un po' tutti i generi, certo. Esatto. Vabbè, quindi abbiamo detto insomma che Guild Wars ha questo approccio leggermente diverso a quello che succede, diciamo, negli altri RPG, negli altri videogiochi, negli altri MMO, insomma, dipendente poi insomma da quello che volete vedere a riguardo. Ha uno Esatto. stile che diciamo che comunque è leggermente diverso, alcune volte anche molto diverso, quindi bisogna un attimo Certo. capire, e ve lo spiegheremo magari ecco tra poco. Però è molto apprezzato, cioè comunque Guild Wars viene giocato da milioni di persone in tutto il mondo, comunque nel senso i dati sono sempre stati quelli, comunque è stato comunque molto apprezzato anche per questo suo stile È vero. e offre questa appunto esperienza di gioco che, a differenza di come diceva prima Desna, non ti obbliga a sentire questa crescita costante necessaria. Ti riesci insomma a coinvolgere, a gratificare, però non ad obbligarti a sentire questo obbligo da parte del gioco. Ovviamente per molti sarà una cosa magari bella sentirsi dire non mi sento obbligato, per altri magari sarà una cosa anche che non piace. Ripeto, come dicevamo prima, non stiamo giudicando la qualifica No, se no, è no. meglio o è peggio. Qui stiamo semplicemente dicendo che è una cosa diversa. Quindi, se approcciate a Guild Wars 2, sappiatelo, come si suol dire, per modo di dire. E come si Sì, chiama è giusto sta... tenerlo a mente. Eh sì, È giusto tenerlo a mente, sì. sì, sì, sì. E come si chiama sta approccio finalmente diverso?
Come si chiama Dresden? Dici Allora, raccontaci un pochettino tu. progressione, adesso ho studiato, progressione orizzontale. La Okay. progressione orizzontale, come dice la parola stessa, non si basa sull'aumento costante di livelli di potenza o di equipaggiamento o di statistiche, ma si basa più su degli obiettivi che vengono decisi dal giocatore stesso e di solito sono basati sulla scoperta e secondo noi anche sul miglioramento delle proprie abilità personali. Sì. Perché nel momento in cui tu hai sempre lo stesso equipaggiamento, devi migliorare la tua rotazione, la tua build, il modo in cui affronti i contenuti e questo ti porta a crescere non nel livello, come dicevamo, non nelle statistiche, ma nella capacità, nelle tue skill. Diciamo E che per fare hai più questo scelta ci sono quantomeno. Quantomeno hai più hai scelta, sicuramente più quindi scelta. esatto. Esatto, Sta e a non te. hai tempistiche imposte dal titolo, che ti dice guarda, devi fare quello che c'è da fare in un percorso prestabilito perché tra 2 mesi esce un altro ride. Questa cosa su Guild Wars 2 non c'è, perché arrivati ad un certo punto l'equipaggiamento per l'endgame è quello, ecco, È lo non stesso per sta più tutti. crescendo dalla partenza. Sì, 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 sì. Prego. Dal 2012, da quando è uscito, hanno aggiunto, diciamo, poi un minimo la progressione sull'asceso che serviva per il frattale, ma lì poi si sono Mhm. fermati e siamo rimasti praticamente sempre su quel livello da quando è uscito il gioco, praticamente. Ecco, quella è la discussione, sentirsi liberi di scegliere i propri obiettivi e comunque portarli a termine nel tempo e anche magari ecco migliorare personalmente, magari voglio ottenere quell'arma o quella skin particolare che si ottiene in determinato contenuto, io ho scelto di volerla ottenere, mi porto avanti, magari anche devo migliorare personalmente per cercare appunto magari di ottenerla, magari si ottiene in un contenuto distanziato, magari si ottiene facendo una missione particolare, ecco, però mi sento, cioè mi devo sentire competente in quel contenuto per arrivare proprio a esprimermi e cercare di ottenerlo appunto. E magari anche nel frangente, senza pure lì sentirsi obbligati, magari, collaborare con gli altri, relazionarsi con gli altri, sia in modo, collaborativo a tutti gli effetti, quindi facendo missioni insieme o comunque chiedendo aiuto, eccetera, eccetera, magari anche contenuti competitivi, però quello diciamo poi sta alla persona se uno vuole o non vuole farlo, insomma stiamo sempre lì. Cioè Guild Wars ha sia questo Certo. approccio collaborativo, appunto questo sempre unirsi agli altri in una fight unendosi casualmente, ma anche ecco magari volendo unirsi per esempio a contenuti stanziali come possono essere i raid, i fractal o altre condizioni. Ehm, Questa libertà di poter scegliere il proprio obiettivo e non sentirsi obbligati dal gioco, quindi non avere questa Sì. famosa carota davanti al con il Esatto. bastone davanti a sé, è sicuramente per molti una cosa molto positiva. È un approccio diciamo un po' più libero e che ha permesso anche ai giocatori di appunto di godersi un'esperienza di gioco un po' più equilibrata e senza avere questa Mm. pressione mentale del livello massimo, del livello comunque dell'equip sempre più potente e quindi potersi anche godere il contenuto in base al proprio ritmo, realisticamente parlando. Cioè, è un po' anche quella la Esattamente. condizione. Quando si dice i videogiochi che rispettano il proprio tempo, uno può Ecco, dirlo in tante esatto. maniere diverse, ma se l'obiettivo te lo definisci tu, significa che te lo puoi anche godere come dici tu. E che è un passo, secondo me, diverso rispetto a devi fare per forza quel passaggio per arrivare a quello, per arrivare a quell'altro. A ti porta a B, che ti porta a C, che ti porta a D in conseguenza. Insomma, è un Esattamente. approccio diverso che può, ripeto, piacere e può Sì, non è proprio piacere. questo che volevo sottolineare, ovvero il rispetto che ha questo tipo di approccio, questa progressione orizzontale che ha Guild Wars 2 al rispetto del tempo del giocatore. Perché il giocatore avrà tutto, come dicevamo, il tempo per definire i propri obiettivi e non ha questa fretta, come descrivevi tu, di finire, diciamo, tra virgolette, tutti i contenuti per arrivare bello pronto al prossimo ride o al prossimo contenuto da fare perché perché non puoi saltare, cioè a volte non ti puoi permettere di non fare, come dicevi, il percorso A, B o C. Tu in una progressione verticale non puoi saltare A e B e dire parto da C. Purtroppo questo non lo puoi fare.
Invece in Guild Wars 2, arrivato a un certo punto, tu puoi appunto decidere e tutto quello che fai va ad arricchire il valore del tuo account, con i personaggi, con gli equipaggiamenti che arrivano ad un certo punto, ma eh, Poi ti si aprono altre strade, arricchiscono tutto quantomeno. quello, esatto, arricchiscono tutto quello che ha il tuo account, con altri personaggi, obiettivi, achievement e quant'altro. Assolutamente, cioè se anche E, finisci progressione sul personaggio, non è detto che tu finisca progressione sul tuo account, quindi anche lì esattamente. rimane, diciamo, un'opportunità diversa, quantomeno. Sì, perché nel momento in cui tu, se non hai un grande tempo a disposizione per il gioco, in un titolo a progressione verticale, cioè ti devi concentrare su uno, massimo due personaggi. Altrimenti non ce la faresti. In Guild Wars 2 tu, Quantomeno uno alla arrivato ad un volta. certo punto, esatto, tu puoi tranquillamente occuparti di un personaggio, poi di un altro, avere un personaggio che fa un certo tipo di contenuti, un personaggio che fa altri tipi di contenuti e andare avanti così e decidere i tuoi obiettivi, decidere il tuo percorso molto tranquillamente, senza stress. Appunto, non è una gara o non sei sul tapirulan dove continuamente devi correre perché altrimenti non arrivi all'obiettivo, ecco. È un po' E pure lì la condizione, esatto, nel senso siamo sempre lì. Persone che vogliono scegliere un determinato obiettivo e percorrerlo, altre persone che magari quel percorso non lo vogliono scegliere e non lo percorrono, ovviamente. E certo, sta un po' lì alla libertà della persona e ovviamente essendo Guild Wars però un titolo che ampia su tutti gli orizzonti, perché ovviamente deve offrire a un pochettino tutte le persone la possibilità di scegliere e anche diversificare, c'è il risvolto anche lì un po' della medaglia, nel senso se una persona vuole fare un solo tipo di contenuto molto focalizzato e Guild Wars invece te ne offre 100, tu stai ovviamente giocando all'1% del gioco a tutti gli effetti, quindi sta un po' pure lì a te. Sì, iniziare magari da un contenuto, focalizzarti su quello perché ti piace, ci mancherebbe pure altro, ma a mio parere anche poi, secondo me, anche sperimentare altro, esplorare altri contenuti, cioè certo. vedere quello che il gioco ti ha da offrire, no? Oltre quello che magari è il tuo primo obiettivo, il tuo primo contenuto, che sicuramente magari è quello poi che ti piace di più, ci mancherebbe, nessuno obbliga che se ti piace fare raid, per dire continuerai a fare raid. Però magari anche esplorare altri contenuti, secondo me su Guild Wars è una cosa che secondo me deve essere fatta per godersi al meglio il gioco e proprio perché la progressione orizzontale è un approccio, diciamo, percorribile in questa maniera. È bello vederlo come un ampliare le proprie, diciamo, conoscenze e le proprie possibilità e non invece costringersi e rinchiudersi all'interno a determinati settori. Molte persone negli anni ci hanno raccontato queste cose, ci hanno raccontato di persone che si sono chiuse all'interno di determinati contenuti e non fanno nient'altro che quello e poi giustamente però si sentono un pochettino magari costretti, obbligati, ma la scelta è stata la loro, non è stata del gioco e quindi un pochettino un po' Certo. c'è un risvolto della maglia. Il gioco di Guild Wars permette appunto un equilibrio diverso, un equilibrio su diversi tipi di esperienze che a mio parere devono essere vissute per quello che è possibile, ovviamente non c'è obbligo, ma secondo me alla fine migliorarsi su determinati tipi di contenuti, migliorare le proprie abilità, magari anche in contenuti magari competitivi oppure magari in contenuti diciamo contro l'environment, il PvE classico ma magari in contenuti più difficili, magari migliorare le proprie strategie, magari organizzarsi con altri giochi, con altre persone, quindi rendendo, cioè il gioco diventa più gratificante se si vuole diciamo esprimere la propria potenzialità come giocatore e le potenzialità del gioco al massimo. Secondo me è quella un po' la condizione della progressione orizzontale. Cioè c'è una infinità di contenuti da fare, più se ne fanno, più ovviamente, a mio parere, cioè ci si rende conto che le proprie skill, le proprie esperienze migliorano, non possono che migliorare ovviamente. E ovviamente anche poi nei risultati, se proprio vogliamo puntare al risultato numerico, perché molte persone magari Certo. ecco puntano al risultato numerico proprio, cioè quanto danno massimo riesco a fare, oppure quanti achievement massimi riesco ad ottenere, oppure quanto riesco a Certo. scalare le leaderboard del PvP, del World vs World. Ci sono molte persone a cui piace questa condizione, ecco, però Certo. più se ne fanno, secondo me più si amplia la gamma, più la progressione orizzontale è una cosa che si può apprezzare. Più ci si focalizza su un solo tipo di contenuto
e più ovviamente la progressione orizzontale diventa un po' mozzata, se posso dire, diciamo viene un po' distrutta dagli stessi giocatori che la vogliono diversamente da come invece è, a mio parere, un po' lì la condizione, no? Non lo so. Infatti questo, cioè, adesso che abbiamo abbastanza, direi, descritto i due tipi di progressioni, e le abbiamo descritte appunto, non le stiamo giudicando, stiamo dicendo che ci sono due approcci diversi, come abbiamo detto, e probabilmente ci sono giocatori che non apprezzano o si sentono in difficoltà a stare Assolutamente. nella progressione orizzontale di Guild Wars 2, perché probabilmente preferiscono quella verticale, cioè ovvero una strada bella dritta, bella delineata di step da fare, in cui loro si sentono coinvolti e indicati, Guidati proprio. Guidati a tutti gli guidati, proprio, effetti. cioè sono in un bel corridoione lungo e loro devono andare lì, devono fare i vari step. Questo aiuta molti giocatori. Forse è per una predisposizione personale? Può essere anche Può una, essere sicuramente. non so, può essere anche una ragione storica, perché comunque World of Warcraft eh, sono anni e anni, è stato il primo, diciamo, che ha portato alla ribalta il genere MMO e ha assettato un trend. E quindi con questa sua progressione verticale tantissimi ci sono fiondati, hanno imparato ad apprezzare sono rimasti permeati da questo modo di giocare, e visto anche il grande successo sono nati tantissimi sulla scia di World of Warcraft, tantissimi titoli che avevano comunque quel tipo di progressione, e quindi c'era si andava a popolare il genere sempre con titoli che avevano la stessa tipologia di progressione, e quindi alla fine uno ha detto, si dice ok, allora questa è l'unica progressione, oppure io mi sono abituato a questa progressione e quindi preferisco questa. Sì. Adesso che sappiamo e abbiamo detto che Guild Wars 2 ha la progressione orizzontale, possiamo anche dire appunto perché non è così diffusa. Non è così diffusa apposta per, diciamo, un po' i motivi che hai già descritto, nel senso, molte persone si aspettano, secondo me, no? Si aspettano un pochettino Mhm. di trovarsi quello a cui sono abituati, cioè sono abituato a questo tipo di progressione, diciamo, questa strada ben indicata, quindi trovarmi davanti poi, secondo me, a una condizione leggermente diversa, un po' mi spiazza, un pochettino dico, ma non è la stessa cosa, perché è diversa? Perché mi devo abituare adesso, dopo tanti anni, a dover trovare un altro tipo di progressione? Perché, cioè, non funziona uguale? Cioè, un pochettino rimani, sei abituato, no? C'è questa tradizione degli anni e ti aspetti di trovarlo anche, non un Sì, pochettino, no? Cioè, poi ci sono ovviamente certo. diversi motivi per cui questa progressione non è progressione orizzontale non è così diffusa, sicuramente. Ti ne vengono in mente altri poi a te, Dresna, volendo? Secondo me parte tutto da, come dicevo, una ragione un po' storica. Mhm. Forse appunto World of Warcraft, Warcraft è un pilastro del genere MMO, e quindi tutti si sono allineati in quella Abbastanza. direzione. Invece Guild Wars 2 da ArenaNet, da sempre, sia dal primo capitolo Guild Wars 1, ha cercato di distanziarsi e, e naturalmente andando anche contro un po' le dinamiche del mercato, che ti dicevano no, guarda, questo sistema, questa progressione verticale piace di più, perché magari perché quello orizzontale, quando tu devi decidere, quando hai troppa libertà, ti fa sentire un po' spaesato. E i Sicuramente. giocatori invece vogliono sapere esattamente cosa fare per arrivare, tra virgolette, alla fine, a vincere, ad avere i numeroni grandi, belli, cioè, a tutto schermo quando danno la spadata sul collo del boss. Che sicuramente E provoca anche quindi, soddisfazione, ci mancherebbe pure altro, cioè nel senso se si cerca quello assolutamente, sì, è certo. chiaro, è una cosa comunque di soddisfazione.
arrivare ad avere 1 milione su schermo di danno fatto alle linee, cioè Certo, quanti zeri possibili, insomma, ecco. certo, Quindi ecco, assolutamente. sì, le condizioni sono diverse, però più o meno diciamo cioè, potrebbero essere secondo me queste, ecco. Tradizione, un po' le aspettative dei giocatori e un po' anche le dinamiche di mercato che Esatto. sono quelle che sono avvenute poi negli anni a tutti gli effetti. Sì. E beh, diciamo che da un certo punto di vista, anche se diciamo è comprensibile, quindi è proprio anche per quel motivo, diciamo, che le persone poi faticano anche un pochettino a comprendere inizialmente la progressione orizzontale, perché comunque è un passo, è un cambiamento significativo rispetto a quello che è la progressione verticale a cui i giocatori sono abituati. E questa, diciamo, un po', non dico mancanza di obiettivi obbligatori che sono dati dal gioco, cioè non c'ho questa freccia, questa carota, quindi magari ecco l'equip sempre maggiore oppure uccidere il mostro sempre più grande e può portare appunto a questa confusione sicuramente, un po' Sì. confusionario, può diventare a primo impatto sicuramente. Poi una volta che magari si è capito il motivo per cui e magari si può, diciamo il motivo per cui non esiste questo sistema, magari poi si sente più liberi alla fine e si permette anche di divertirsi di più perché ovviamente si può scegliere in base a quello che si vuole, appunto, come dicevamo prima, e il contenuto da portare a termine, da voler fare, ci mancherebbe pure altro, insomma. Come dicevo, c'è anche questa mancanza di cioè, spesso anche sull'Arco del Leone, in tanti ci chiedono: "Okay, io ho fatto questo, ho raggiunto questo mio obiettivo personale e adesso cosa faccio?" E si sentono smarriti. Ed è qui il bello, della progressione orizzontale. Cioè adesso decidi tu. Che, Decidi tu perché che non per hai me è obblighi. bello, sia ben chiaro, cioè per noi che giochiamo, che comunque apprezziamo il titolo, è Esatto, bello, sì. però per altre Esatto, persone dicono no, è bruttissimo, cioè non so più che appunto. fare, non so che scegliere, aiuto, capito? E si sente quel mancanza magari ecco di uno stimolo dato dal gioco, ma Esatto, non esiste, cioè una questione di questo genere su una progressione orizzontale, quindi non bisogna ecco incolpare del titolo delle condizioni che non sono del esatto. titolo. È un po' quella la base, diciamo, ecco. Esatto, ed arriviamo proprio a questo. Noi non stiamo giudicando, migliore una o l'altra, però se voi volete, seguire, un percorso definito da un titolo, è difficile che vi possa piacere Guild Wars 2. Questo è molto chiaro. E se siete quei giocatori che dopo 10 anni o 5 anni, 7 anni di World of Warcraft e vi state chiedendo ah voglio un'alternativa a World of Warcraft, probabilmente posso provare Guild Wars 2. Ok, provatelo, ma se vi aspettate di trovare World of Warcraft all'interno di Guild Wars 2 rimarrete delusi, ma non perché è sbagliato il titolo, è perché state cercando appunto una progressione verticale che a voi piace e va benissimo all'interno di un titolo che non ce l'ha. Quindi, come vedrete nell'immagine, voi state entrando in una macelleria e state chiedendo del pesce. E questo non è possibile, perché il macellaio con gli occhi un po' sgranati, prima di magari di tirarvi una mannaia tra capo e collo, vi indicherà la strada per andare dal pescivendolo di quartiere. Ed è lì che dovete andare a cercare quella cosa. Quindi, dette e capite queste definizioni, dovete cercare quello che fa più al caso vostro a seconda dei vostri gusti. Quindi Guild Wars 2 non è sbagliato nella sua concezione, deve essere capito, provato e magari potreste anche essere, per carità, giocatori di World of Warcraft che a un certo punto si trovano innamorati o comunque molto più tranquilli nell'approccio orizzontale della progressione. Chissà, tu Io, ne conosci, hai avuto esperienze di io giocatori che consiglio hanno comunque in cambiato e si genere. sono trovati bene? Beh, assolutamente sì, in realtà, realisticamente parlando. Cioè, persone che si sono trovate da una progressione orizzontale, cioè una progressione verticale come The WoW, diciamo, quella classica, ovviamente, perché molte persone l'hanno provata, a passare invece a una progressione orizzontale, quindi cioè, sentirsi anche
nella libertà di poter scegliere, assolutamente. Sì, 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 molti miei amici assolutamente hanno fatto questo passaggio e si sono comunque trovati bene. Ecco, però io quello che consiglio in genere è di cambiare proprio la forma mentale, no? Cioè, nel Mm? senso, se Sì, uno compra un videogioco non si deve mettere dei preconcetti sopra, secondo me, alcune volte, specialmente se non si conosce bene il titolo, o comunque come Guild Wars che ha un approccio leggermente diverso da quello che è lo standard moderno. Cioè deve arrivare un pochettino al titolo vedendo quello che esiste. Poi se piace, piace, se non piace, non piace. Però non partire con un preconcetto sbagliato, che è invece quello che di solito succede su Guild Wars. La gente inizia con un preconcetto che questo è un MMO, avrà progressione verticale, appena vengono a scoprire che questa cosa non esiste, si sentono un pochettino presi in giro e giustamente un po' dicono, traditi. esatto, ma non è colpa del titolo, qui non è una questione di titolo, cioè uno bisogna partire senza preconcetti, quindi accetta e vedi quello che viene, ti piace, non ti piace, lo scorrirai, non ti piace, ci sta che non ti piace perché non è quello tradizionale, come dicevamo prima, che potevi aspettarti, però non bisogna partire con il piede sbagliato, secondo me, ecco, questa è un po' la condizione, è un po' quando uno entra poi in un gioco e si spinge, diciamo, cioè, si mette a giocare tranquillamente, il gioco molte volte tende con obiettivi, appunto, con questa freccia, con questa carota, a spingere sempre le persone a giocare sempre di più, ad attaccarsi sempre di più al gioco. Quindi Sì, è vero. si sentono un pochettino, diciamo, obbligati a dedicare molte ore al gioco per mantenere un po' competitivi, no? Diciamo, pure questa progressione verticale, e visto che comunque ci troviamo in un ambiente sociale, rimane molto su quel livello. Rimane, dice, ma gli altri che livello hanno di equip? Ah, io l'ho più basso, quindi devo giocare di più perché devo Sì, mantenere esatto. competitivo. Un po' la paura un po' anche di essere tagliati fuori, no? Nel senso, io non ho level giusto per poter entrare nel dungeon che tutti i miei amici stanno facendo. È un pochettino un po' quello che tutti quanti i vecchi MMO e RPG di vecchia scuola facevano, no? Questa cosa ovviamente su Guild Wars magari ecco non è uguale, anzi praticamente in realtà non c'è, diciamocela veramente. E è un pochettino più, cioè non è il gioco che ti spinge, ma sei tu che vuoi fare Certo. determinati contenuti e magari anche, come dicevamo prima, migliorarsi da un certo punto di vista o migliorare comunque il proprio account, prendere quella skill in più che anche se uguale alle altre comunque mi rende magari più facile esplorare, per dire. Quindi un pochettino un po' lì. E insomma bisogna sempre ricordarsi sempre alla base della condizione. Una, una cosa che dalle più vecchi consigli del mondo. Cioè i videogiochi comunque sono sempre un gioco a tutti gli effetti, uno svago, non un obbligo, no? Cioè, Sì, sì, sì. la Certo. gente non si deve sentire obbligata. E secondo me offrire questo approccio un pochettino di scelta dei contenuti, secondo me è un pochettino anche la via di goderseli un po' meglio, se si può dire, secondo me. Certamente. Senza il peso pesante del FOMO, appunto del fear di essere tagliati, della paura di essere tagliati fuori e poter scegliere nient'altro che può dire la progressione orizzontale è proprio questo il filone che tenta di fare. Poi ovviamente non è detto che Guild Wars ci riesca al 100% al meglio, però l'idea di Per base carità. però è quella, l'idea di base è Mm-mm. quella assolutamente. Certo, ma infatti hai detto una cosa importantissima secondo me, che ehm, il gioco deve essere appunto un momento, entrare in un mondo virtuale come un MMO deve essere uno svago, deve essere un momento ludico, deve essere un momento di relax. Nel momento in cui diventa in una progressione verticale quasi un secondo lavoro, cioè quindi dover equipaggiare costantemente il proprio personaggio può piacere, e infatti nessun giudizio in questo, però a molti può diventare pesante questa appunto questa rincorsa. E questo porta anche un'altra considerazione, secondo me, che secondo me, almeno da un giocatore che è ormai su Guild Wars 2 da quasi 9 anni, ehm, secondo me la popolazione di Guild Wars 2 è anche ha un'età maggiore, Mhm. mediamente. Non so Sì, sì, se tu ti ritrovi in questa sì, cosa. mediamente comunque è maggiore Mm. rispetto secondo me ad E altri. quindi magari anche gente che ha già giocato tanto
ha già giocato un bel po' di anni prima, adesso magari ha altre necessità e magari ha anche meno tempo e quindi vuole dedicare il tempo in qualcosa che poi non venga vanificato dalla prossima patch e magari trova in Guild Wars 2 il modo in cui, come dicono molti che vogliono screditare Guild Wars 2, invece secondo me gli fanno un complimento, dicono io ho loggato un anno fa il mio account di Guild Wars 2, l'ho riloggato oggi ed era identico e potevo fare tutto quello che volevo, come se il tempo fosse congelato, potevo fare tutto. E molti dicevano, quindi significa che non è cambiato niente. No, non è vero, è cambiato tanto. È il tuo account che è talmente ricco perché l'hai costruito in tutto il tempo di gioco che puoi prenderlo, lasciarlo lì per 6 mesi e quando lo riprenderai potrai fare comunque quello che vuoi. E questa secondo me è una cosa bellissima, però ripeto, questi sono i miei gusti personali e invece magari ci sono giocatori che sono più giovani, hanno più tempo da investire, oppure hanno gilde con amici che hanno molto tempo da investire e quindi vogliono il percorso, vogliono giocare i raid, vogliono investire molto tempo e seguire ad ogni patch l'aumento dell'equipaggiamento. Quindi sono veramente modi di vedere diversamente il gioco e quindi scegliete quello che fa per voi, ma ecco, non cercate World of Warcraft in Guild Wars 2 perché a quel punto, come abbiamo detto, non è un errore di Guild Wars 2 non essere World of Warcraft. Ecco, Sono due World of approcci Warcraft è una diversi cosa, e così è, esatto. insomma, nel senso sentitevi liberi di esplorare entrambi, verificare magari quello che fa più il caso vostro in base anche alla vostra condizione attuale di vita, perché siamo sempre lì, insomma, no? E quindi un pochettino, come dicevamo prima, non pretendete di entrare in macelleria e trovare delle orate, probabilmente le orate non ci sono in macelleria, poco da fare. No, sono da un'altra parte. Niente vi vieta di assaggiare sia la carne, sia l'orata, sia una cassetta di carote, finocchi e broccoli, ma ecco, non arrivate su un titolo con troppe aspettative e nel momento in cui dite questo titolo mi deve dare questo, state sbagliando approccio. Perché Sì. un titolo è stato pensato per avere determinate caratteristiche. Dovete solo trovare il titolo che fa per voi, non le caratteristiche che volete voi in ogni titolo realizzato, ecco, del mondo videoludico. È vero, Poi, molte volte succede anche questo. Insomma, ecco. e soprattutto, come dicevi prima, non è che si deve scegliere un MMO per la vita e giocare sempre No. solo a quello. No. Si può giocare un po' a Guild Wars 2, abbandonarlo e poi giocare ad altri titoli, World of Warcraft, Final Fantasy Online, quello che volete. E poi ritornare su Guild Wars 2 e vedere un po' che aria tira, o comunque scegliere quello che fa più per voi, ecco. Assolutamente. Allora, io direi, visto che siamo andati anche forse un pochettino lunghi, diciamo un po' con la conversazione, ma spero che siamo stati un pochettino anche esaustivi a chiarire determinate condizioni. E niente, vorrei ringraziare tutti come al solito magari per l'ascolto, chi ci seguirà insomma su YouTube. E ci vediamo la prossima volta, allora direi. Vero Dresden? Alla prossima, io ringrazio tutti per l'attenzione e niente, tiriani e tiriane, ci si becca su Guild Wars 2. Ciao ragazzi, ciao. Ciao ciao.